Ciao, buongiorno, bentornati o benvenuti nel canale. Oggi non vi parlo di camper o di accessori per il camper, ma persì di accessori per la bicicletta. Come vi avevo accennato nel primo video sulla presentazione del canale, anche la bicicletta fa parte del mondo del nostro canale. Oggi c'è un accessorio molto importante che aspettavo da molto tempo, sono le ruote in carbonio Zip 306 Firecrest. Andiamo a tirarle fuori dall'imballaggio e poi anche a vedere un po' dal vicino come sono fatte e anche a pesarle. Ok, iniziamo con la prima. Avevo già aperto i fermi che sono molto duri da togliere. Vediamo un po'. Ok, vediamo un attimino di aprirle insieme, vediamo se è la ruota anteriore o la posteriore. Ci sono anche i fermi delle ruote. Ok, questa è la posteriore. Leggerissima, leggerissima ragazzi, incredibile. Ok, queste quindi sono ruote tubeless, accettano solo la misura minima e la misura di 28, quindi non si può montare una misura inferiore al 28 e quindi sto aspettando che arrivino le Pirelli da montare su questa. Quindi è una ruota da circa 40 mm di altezza con un interno da 25 mm se non sbaglio. Andiamo a vedere dopodiché il peso, ma intanto apriamo anche l'altra. Stesso discorso di apertura. Ok. I due fermi tengono fermo la ruota nel cartone. Ecco qua, naturalmente questa è ancora più leggera, già fisicamente è incredibile ragazzi. Ok, è già montata con le valvole e con il nastro, ok? Quindi saranno solo da montare i copertoni. Vediamo un po', qui ci sono da registrare il prodotto, che lo farò dopo su internet. E adesso io le peserei. La coppia di ruote dovrebbe essere 1350 grammi. Naturalmente deve essere senza il nastro e senza le valvole. Andiamo a vedere in effetti quant'è. Allora, questa è la ruota anteriore, ok? Ruota anteriore, e questa poi sarà la bicicletta dove vengono montate i due cerchi tra poco. Andiamo a montare la posteriore. Tiriamo giù questa e andiamo a prendere la posteriore. Ok, e andiamo a 780 grammi. Quindi il totale del peso è 1,410 kg, che è circa 60 grammi superiore, diciamo, a quello che dice la fabbrica. Calcolate che qui abbiamo il nastro e le valvole montate, e comunque non sono sicuro al 100% che la bilancia sia perfettamente giusta, quindi teniamo buono comunque un peso relativamente basso. Adesso andrò a montarle piano piano
andrò a fare il montaggio con i cerchi, con i dischi che ho comprato della Galfer. Vi faccio vedere anche questi, sono qua. Naturalmente sulla mia Bianchi ha montato un 160 sull'anteriore e sul posteriore andrebbe montato un 160, però ho voluto fare una modifica e ho già provato appunto il Galfer che andrà montato appunto sulle zip, di montargli un 140 che secondo me è più che sufficiente appunto per il mio peso. Così ho tolto anche un po' di grammi sul discorso disco. Ok, andiamo a montare gli pneumatici e poi vi faccio vedere alla fine la bicicletta montata. Sono arrivati i copertoni, andiamo a aprire il pacco. Perfetti, sono i P0 Tubeless Ready, P0 Race SL, TLR SR, ok, di 28. Attualmente ce ne sono due. Andiamo anche a aprire questi, così vediamo un attimino che sia tutto ok su questo discorso. Abbiamo anche tutte le informazioni di come va montato e questo è il copertone. Questo è anche un braccialetto che si può usare nel caso uno voglia usarlo come braccialetto, non di sicuramente nel mio caso. Ok, ecco fatto, abbiamo finito il montaggio, il risultato è questo qua che vedete. I cerchi sono parecchio più alti dei precedenti, 40 mm devo dire che si vedono, sono molto belli, devo dire che il copertone praticamente è a livello del cerchio, quindi è praticamente dritto. Questo è per aerodinamica, ho capito che funziona parecchio. Il discorso anche di avere una pressione bassissima, calcolate che ho fatto un po' sull'applicazione della zip mettendo i pesi sia della bicicletta che i miei, è saltata fuori una pressione di circa 4 bar. L'anteriore è ancora un film più basso, 3,8. Immaginate chiaramente il comfort che ci sarà al momento che andrò a provare. Già con gli altri cerchi avevo una pressione di 6 bar, qui ne abbiamo tolti altre 2, quindi tanta differenza. Vedremo un pochettino. Questo è quanto, sono molto contento di questi cerchi. Sentiamo un po' anche il rumore della ruota libera. Devo ancora regolare un attimino i dischi che non hanno ancora un piccolo sfregamento sulle pastiglie, sull'anteriore sicuramente. Adesso vado a svitare la pinza anteriore per regolarla. Queste sono le ruote che avevo montate prima, anche queste con dei Pirelli P0 stessi uguali, però la misura è 26 in questo caso. I dischi sono quelli dell'Ultegra e i cerchi sono dei Fulcrum che escono con la bicicletta. Il guadagno totale è di circa 3 etti. Ho pesato la bicicletta, sono riuscito a togliere circa 3 etti e portare la bicicletta a circa 7 kg e 400 grammi, che per una bici da endurance direi che è più che sufficiente per quello che devo fare io.
Ci sono stati un po' di upgrade nella bici, come vedete ho montato il manubrio della Vision, il Metron 6D, la sella della Sella Italia, la Superflow, e il sensore di potenza della Stages, che va montato solamente sulla pedivella. In questo caso ho montato solo su quella di sinistra, non mi interessava di averla sotto due pedali. L'ultimo upgrade, ho montato il cambio posteriore della Dura-Ace, anche se io ho un movimento, un cambio della Ultegra. A breve faremo anche dei video sul camper, vorrò farvi vedere il nostro camper, il Detlefs, su come riusciamo a caricare le biciclette nel gabone. Abbiamo montato un tool di quelli che scorrono fuori, molto interessante, mi piacerebbe farlo vedere, così da condividere con voi di tutti i cambiamenti che facciamo. Ci vediamo presto, ciao!